1, 2, 3 partite di calcio inglese in 24 ore. Facile a dirsi, molto meno a farsi. Ora dobbiamo letteralmente volare a Stamford Bridge. 3 partite per immergerci completamente nel calcio inglese, risalendo dalla 7ª fino alla prima divisione. Pub, non league, cultura casual, l'unico gruppo ultras della Premier e il classico big match a tiraturisti. Una corsa contro il tempo per provare a scoprire il motivo per cui molti tifosi inglesi stanno lasciando gli spalti della Premier in favore dei dilettanti, o al contrario, chi nonostante l'aumento dei prezzi rimane al proprio posto. Una sveglia prima ancora che il sole sorga, uno storico compagno d'avventura e un volo low cost per Londra. Parte così l'ennesimo weekend calcistico di questo canale. We are now approaching London-Liverpool Street. Nonostante il tempo sarà poco, proveremo ad andare oltre alla semplice visione delle partite, mostrandovi posti meno conosciuti ma davvero validi da includere in un fine settimana come questo. Come sempre vi lascerò anche il totale speso per realizzarlo, nel caso in cui vogliate replicarlo. Inizia da Liverpool Street il weekend londinese calcistico. In 24 ore vediamo 3 partite di calcio, una di non league leggermente fuori Londra oggi e domani 2 di Premier, Crystal Palace, Man United e Chelsea Arsenal, quindi anche un derbino con il buon Andrea Petti. Sempre lui incredibile. Allora, direi che occasione perfetta questa è anche di mostrare i migliori pub che uno potrebbe venire a frequentare e visitare se viene a Londra per le partite, soprattutto includere quelli che ero andato già a vedere con Andrea e li aggiungiamo, così facciamo una bella lista. Il primo è... Questo è l'Hamilton Hall, che è nella stazione di Liverpool Street. È spesso punto di ritrovo per le tifoserie che poi vanno nel nord del paese, tifoserie londinesi. Tanti vengono qua, si fanno il prepartita qua e poi vanno a nord. Invece per chi rimane a Londra come noi, l'Hamilton Hall funge da punto di partenza per un pub crawl, ovvero quelle tipiche maratone di pub che si fanno in UK e che Andrea, dopo aver vissuto qua per 3 anni, organizza in maniera impeccabile. Ecco quindi un itinerario non troppo distante da Liverpool Street che potete segnarvi se volete fare i migliori pub di questa zona di Londra, partendo dal pub frequentato in segreto dalla regina Elisabetta, passando poi al City of York, il bar più lungo di Londra con salette private, atmosfera medievale, The Seven Stars, autentico pub dei locals, The Old Bank of England, bellissimo ex tribunale della banca e si vociferava custodisse i gioielli della regina. Passiamo poi a un pub frequentato da Winston Churchill, The Old Bell, cuore storico di Flat Street e per finire un pub ex monastero benedettino dal 1280. Ma dato che erano solo le 9:30, per stavolta niente pub, piccolo spuntino con un iconico sausage roll da Greggs e si parte in direzione Chatham. Allora, stiamo andando in direzione molto sud di Londra, fuori da Londra. No, sì, in realtà è più est che sud, vicino alla foce del mare dove comincia il Tamigi. Però attraversiamo 2 zone storiche di Londra, cioè zone storiche in realtà. Una è il quartiere di Charlton, dove gioca il Charlton Athletic, squadra clamorosa, cioè lo stadio è clamoroso, bellissima atmosfera, molto sottovalutata a Londra secondo me. Eccolo, il The Valley. E poi Woolwich Arsenal, che è il quartiere dove è nato l'Arsenal. In queste aree qua c'è tanto calcio, perché poi c'è anche il Millwall, c'è il Crystal Palace, insomma il sud di Londra ha da dire, non ha nessuna big vera ma ha tanta working class. E adesso passeremo di fronte allo stadio del Charlton. Se vi iscrivete al canale e proviamo ad arrivare a 100.000 iscritti, andiamo a vedere il derby, però nello stadio del Millwall, Che spoiler, per amore del content sono già andato a vedere ed è stato piuttosto epico. Ma questo lo vedrete nel prossimo episodio. Nel frattempo, dopo 45 minuti di treno, entriamo finalmente nella contea del Kent, direzione stadio. arrivati a destinazione. Così a primo impatto non mi sembra, cioè mi sembra molto caratteristica. È caratteristica, è un paesino inglese di costiero, città molto proud del suo passato portuale, perché è una città portuale alla fine, piccolina residenziale. Famosa per il suo arsenale navale reale, attivo sin dal XVI secolo, il Chatham Dockyard fu uno dei principali cantieri della Royal Navy, dove venne costruita anche l'HMS Victory,
la nave ammiraglia dell'ammiraglio Nelson nella battaglia di Trafalgar. Contesto industriale e portuale che si ritrova anche nello spirito e soprattutto nel logo della squadra di questa cittadina. Porco Diaz, English vibes, pioggia, vento, bestemmie. Partiti ore 5 alle 12, finalmente football. Diversamente dal solito, cosa che veramente capita poco spesso ultimamente, nessun biglietto di questa 2 giorni a Londra, quindi queste 3 partite, è stato pagato. Andrea è stato invitato alla società e mi ha coinvolto e mi ha portato. Idem per la partita col Palace, mentre i biglietti del Chelsea li ho combinati io grazie a Puma. Quindi oggi avremo più di qualche benefits, riusciremo anche probabilmente a intervistare dei personaggi del club, vedere gli spogliatoi, fare un bel tour, poi ovviamente andremo a vedere anche gli spalti. Il Chatham Town fu fondato nel lontano 1882 con lo scopo di riuscire a riunire tutti i migliori giocatori del sud-est dell'Inghilterra e provare a competere con le big del calcio inglese, tanto che West Ham e Portsmouth giocarono la loro prima gara ufficiale proprio contro il Chatham. Proprio nei primi anni di storia il club riuscì nell'impresa di arrivare tra le migliori 8 dell'FA Cup. Questo fu di rilevanza unica non solo perché era una delle prime formazioni non appartenenti alla prima divisione ad avanzare così in fondo nel torneo, ma anche per la bizzarra conseguenza regolamentare che ne conseguì. Infatti la necessità di far pagare il biglietto agli oltre 6.000 tifosi che accorrevano le partite in un campo senza barriere e reti divisorie portò la federazione inglese a introdurre l'obbligo, per le edizioni successive, di disputare le gare di FA Cup solo in stadi completamente recintati, in modo da garantire il corretto incasso al botteghino. Siamo arrivati qua senza sapere che avremmo trovato una struttura così organizzata. Le aspettative non erano sicuramente all'altezza di quello che abbiamo trovato, perché ci hanno detto anche che la squadra è completamente full time, quindi chi gioca qua vive di questo e fa solo questo. Si allenano praticamente tutti i giorni, hanno l'academy là dove i ragazzi possono studiare, li possono formare sia dal punto di vista dell'educazione che a livello calcistico, e si vede anche dalle stanzine dentro dove hanno i render di quello che potrebbe essere lo sviluppo dell'impianto qua, che qua vogliono fare le cose seriamente, cioè è tipo il Como della non league inglese. Nonostante l'ambizione di consolidarsi come una delle realtà emergenti della non league inglese, il club rimane particolarmente legato al territorio, grazie anche alla gestione di un imprenditore locale di Chatham, presidente nonché allenatore della prima squadra dal 2019, una proprietà con una visione invidiabile ma soprattutto tangibile guardando l'aggiornamento delle strutture che per la categoria sembrano fantascienza. Cioè, al di là di avere i nomi sulla maglietta, c'hanno anche le targhette sopra. Cioè c'è la cura del dettaglio. Prendi questo spogliatoio, lo metti in Serie A, è uno Fa spogliatoio la di sua, Serie fa la A. sua figura. Docette, l'ice buff, questi immagino siano i GPS, da mettere dietro la schiena. Dal settore giovanile alle borse di studio fino al calcio femminile, il Chatham Town ha costruito un ecosistema a misura di comunità e i numeri lo confermano. Siamo passati dalle poche centinaia di spettatori nel 2010 alle 1400 presenze medie di oggi, con picchi oltre le 3000 persone sugli spalti. The possibility of a third promotion in recent years could be on the cards for the Chats. Mamma mia, calcio! Fumogeni anche in curva qua, tamburi, grande atmosfera. Il fatto che ci sia anche tanto pubblico porta ovviamente il club a creare tantissime strutture che permettano al supporter della squadra di star qua e viversi una domenica, in questo caso un sabato qua in Inghilterra, completo, perché arrivi qua, trovi già il pub aperto, è di fatto un pub, non è la clubhouse che si trova in Italia tutta scassata. C'hai tra l'altro più punti in cui puoi andare a bere, praticamente uno ad ogni angolo, e c'è anche il post partita dove mi hanno spiegato che poi i giocatori si fermano, la gente continua a rimanere qua, quindi di fatto il club riesce a monetizzare il tifoso al 100% anche col merchandising, ovviamente non lucrandoci con prezzi folli, semplicemente fornendo servizi utili che poi chi vuole ne approfitta, quindi tanta roba.
now an opportunity. St Bantam running through. Can he get it in? And St Bantam finishes as St Albans take the lead here. Forse ancora più che in Premier, in queste categorie si respira quell'essenza di calcio inglese che dall'Italia vedevamo nei film. Travestiti Stone, Chippy Company, birre sugli spalti, ogni tanto qualche insulto. Un clima che ha portato più di qualche tifoso inglese a preferire tutto questo rispetto alla prima divisione. I used to be a season ticket holder at Premier League club, West Ham United, used to go to West Ham. And I played for Chatham Town many years ago when I was younger. And I've just been coming up here in the last 5 years. I was still following West Ham then. And then after 2 years maybe into it, I was thinking I was enjoying more Chatham than coming to Premier League games, you know. It's just more of an atmosphere with people involved with the club, the management, the team, everyone. It's like a social club more than West Ham is very, you go, you pay your money, they don't care who you are, they don't want to know who you are. Just you go there, you pay money, it's nothing. This is different, and that's why I prefer to come to non-league and support teams that need supporting more than other teams that have got lots of money and don't need supporting. Do not want to concede. They want to get back in. The shot comes in and they have conceded. Mentre danno 4 minuti di recupero, 1-1. Con uno stadio attivo 7 su 7 grazie al pub, un sintetico che permette di monetizzare affittandolo ad ospiti, gli sponsor e i servizi citati prima, il club riesce a sostenersi e a crescere, tanto che quest'anno è riuscito ad arrivare per la prima volta dopo 97 anni al primo turno dell'FA Cup. E anche in campionato la posizione in classifica può far ben sperare, nonostante nella partita in cui siamo andati noi le cose non sono andate per il meglio. Purtroppo gli ospiti calano un poker pesante che ci lascia con l'amaro in bocca, seppur regalandoci scene da absolute cinema con fumogeni e tifosi che si ribaltano in campo. Leo Seri puts it straight into the corner. St Albans now 4-1 up here on Hertfordade's Wednesday. A proposito di una squadra di Premier League, che cos'è la cosa che ti piace di più quando vieni a vedere una partita di non-league? The fans, the real people from the area and the stories that they tell you of the team. There's a lot more chance to talk to people and actually have a conversation, you know, especially after the game, going to the clubhouse, you know, you really get to have real meaningful conversations, whereas Premier League, you go watch the game in your little group or with whoever you are, and then you're thinking already how to get out, how to get the train home because it's so busy, at least in London. So here it's more of a sense of a day out, a full day out at the place, having a chat with everyone here to watch their local team play. Con il Chatham che esce tra gli applausi nonostante la sconfitta, salutiamo questa splendida realtà e andiamo a dormire, perché siamo solo a metà del viaggio e domani ci aspetterà un gran tour de force sugli spalti del miglior campionato del mondo. Secondo giorno, oggi Premier League Day. Let's go! Sveglia all'alba per salutare la contea del Kent, dove dormire ci è costato un terzo del budget rispetto a Londra, e tornare di corsa nel sud della capitale inglese, perché il programma segna Crystal Palace Man United alle ore 12. Ma prima di vedere in azione gli Ultras del Palace c'è una chicca come tappa intermedia che forse anche pochi di voi conoscono. Allora andiamo al Crystal Palace Park, è il parco dove c'era il famoso Palazzo di Cristallo, che di fatto diede poi il nome al Crystal Palace che noi conosciamo con la squadra di calcio. Nello specifico però andiamo a vedere lo stadio che c'è all'interno del Crystal Palace Park, perché nello stadio che ha ospitato per 20 anni le finali di FA Cup, ed è stato il motivo stesso per cui è nato il Crystal Palace. Wembley prima di Wembley. Proprio qui dal 1895 al 1914 si disputavano le finali di FA Cup davanti ad oltre 110.000 persone. Gigante, considerando poi che non ci sono i seggiolini, sono tutti gradoni, ce la immagino 110.000 persone a vedere una partita qua, sinceramente. Si dice che oltre le 110.000 persone che potevano stare dentro lo stadio, ovviamente poi moltissime
provavano a guardare la partita anche da questa collinetta o addirittura sugli alberi che ci sono attorno allo stadio. L'ultima finale nel 1914 la vinse il Burnley contro il Liverpool davanti a Giorgio V e fu la prima volta che un monarca assistette alla finale. Impianto che nel suo contesto è molto bello, nonostante sia molto vintage, in Italia sarebbe ancora attuale probabilmente. Vedendo l'enorme afflusso di pubblico alle finali, i proprietari del Palazzo di Cristallo pensarono fosse intelligente creare una squadra di calcio che potesse dare continuità durante tutto l'anno all'impianto. E nel 1905 nacque dunque l'odierno Crystal Palace. Seppur recentemente si è scoperto che parte di quella squadra appartenesse già ad un precedente team amatoriale fondato addirittura nel 1861 sotto il nome di Crystal Palace Cricket Club, e proprio per questo oggi il Palace rivendica una storia che risale ai primordi del calcio organizzato. Dal dopoguerra, dato che questo posto divenne un deposito di armi o comunque qualcosa legato insomma al periodo bellico, girarono un pochettino la zona di Londra fino poi a stabilirsi a Selhurst Park. Direi che siamo arrivati a destinazione. Comunque da fuori lo stadio sembra molto bello, il problema è che è immerso nelle case e sembra una casa di fatto, cioè soprattutto in alcuni tratti come qua. I lati di qua dove adesso entriamo è essenzialmente, cioè se non lo sai che sei qua non ci faresti mai caso. Sì, però da quello che si intravede sembra molto bello, comunque anche in questa zona del sud di Londra, un po' più collinare anche, molto bello. L'unica cosa davvero fastidiosa è il numero di regole che ci sono da seguire, cioè qua ci sono dei coni in cui la gente deve andare o sulla destra o sulla sinistra, pieno di steward che ti redarguiscono. Siamo andati prima nella fan zone, se uno vuole fumare non può fumare, non può portare l'alcol fuori, si percepisce già più di restrizioni rispetto a quelle che sono le partite di non league che abbiamo visto ieri. Chiaramente con lo scopo di garantire l'ordine pubblico, il clima della Premier League dopo l'esperienza di ieri non può che farmi rimpiangere la semplicità e la spontaneità di una partita di non league, ma eppure quando di mezzo c'è una fede che dura da decenni, restrizioni e prezzi sempre più cari passano in secondo piano. The Premier League it's all about money, corporate. They're making the grounds bigger so they can get more people in. They want the cash, but the trouble is when you, like me, and you started going when you was a young lad, you can only keep going and follow one team. We watch other teams, we love it if in Northampton, so we watch the results, but the only team I ever want to go and watch is Palace. So whatever happens, Premier League, extra money, makes no odds, I'm going to still turn up. We were out in Strasbourg on Thursday, we'll be in Dublin next week. Whatever it is, it's Palace. From my personal opinion, it's a bit difficult for me because I've been a Palace fan all my life. I've had a season ticket since 2001, but I do understand why people are getting away from the Premier League because of the money and the greed. But for me, it's different because I've just always been a Palace fan. I've been to watch some non-league games. It is fun. You can drink on the side of the pitch. It's a bit different, but for me, I would always choose Palace because I'm. Se per chi è sempre stato abbonato la scelta sembra scontata, lo è decisamente meno per chi si vuole avvicinare per la prima volta oggi alla Premier League. Perché sì, i biglietti sono effettivamente molto difficili da reperire. I siti ufficiali sono il posto in cui guardare, ma serve la membership e averla non sempre garantisce l'accesso, soprattutto in stadi piccoli come Selhurst Park o inflazionati come Stamford Bridge, dove andremo dopo. Ma facendo lavoro sporco per voi, ho visto che per le partite in Europa c'è un po' di margine, soprattutto qua nel sud di Londra, e fossi in voi farei il tentativo perché è forse lo stadio più british e bello che abbia mai visto.
indubbiamente la migliore atmosfera in Fibre fino adesso. Cioè, abbiamo vissuto picchi più alti. Per quelle partite che abbiamo visto insieme, sì, ci sta. Secondo me, quelle United Villa, meglio. Infatti era bellissima, però almeno qua con il gruppetto piccolo rimane sempre un po' delusione. Invece là ogni tanto c'erano momenti, mi ricordo il primo tempo che non avevamo segnato nessuno, proprio Al momento siamo in top 2, dai, top 1, top 2. Se a livello di trofei il Palace ha poco da evidenziare, se non la vittoria dall'FA Cup dello scorso anno come punto più alto, sugli spalti invece troviamo un'autentica rarità del calcio d'oltremanica. Infatti nella Holmesdale Stand troviamo l'anonimo gruppo Ultras, l'Holmesdale Fanatics, che ormai dal 2005 sta provando a introdurre uno stile di tifo organizzato di stampo europeo e che si è messo in risalto più volte per delle coreografie di tutto rispetto in casa e soprattutto a Wembley per l'FA Cup. Iconica anche la protesta neon per la mancata ammissione del club all'Europa League. In ogni caso, nonostante il numero, mantengono un brusio costante tutta la partita, che è cosa rara in UK. Però per quanto visto nella partita odierna, vuoi anche il risultato, che purtroppo cambierà, col senno di poi faccio fatica a considerarla come la migliore atmosfera vista in UK, mentre l'esperienza Palace e Selhurst Park in generale davvero consigliata. Pizza discutibile con vista, ma vista non discutibile. Per la modica cifra di 9 sterline e 50. Monday morning blues. I open my eyes and I'm greeted by a cute little smile. The world is new with you by my side. Dai, all'ultimo minuto punizione dal limite. Tuesday afternoon. E ora si vola a vedere Chelsea-Arsenal. Vecchio, col quello che abbiamo oggi, giocati lo stipendio sull'Arsenal. Thank you so much. Top il fatto che fuori dallo stadio, se venite qua a vedere il Palace e magari avete uno zainone che non può entrare, c'è il punto in cui potete lasciare gli zaini gratis, che non è scontato. A un'ora dal fischio d'inizio siamo decisamente in ritardo, quindi proviamo a ottimizzare i tempi in bicicletta. Dio benedica il bike sharing, perché senza non saremmo mai riusciti nell'impresa di passare dal South London della working class ai benestanti quartieri di Fulham in tempo. Missione quasi completata. Ma a differenza di Selhurst Park, qui non c'è il deposito per gli zaini e il rischio che non ci facessero entrare era più che concreto. Ma per fortuna nessuno ha controllato che rientrasse nelle misure consentite e quindi 24 ore dopo, eccoci nella terza ed ultima partita del weekend. Let's go! E solo perché Chelsea-Arsenal è una partita di cartello, ma ste pene... Basta! Giocante, abbiamo penato per entrare qua dentro. Tra l'altro mancheranno tipo... 10 minuti. 10 minuti. Buono. Andiamo? Via. Bellissimo. Soprattutto perché penso sia uno di quegli stadi che più mi rimanda all'Inghilterra, ricordando magari a Inter-Chelsea di Champions League del 2010 e tutte quelle partite lì. 2 su 2 belli. L'impianto inizialmente progettato per contenere 100.000 persone, nei primi anni del Novecento era lo stadio che costantemente registrava la media spettatori più alta di tutta l'Inghilterra. Oggi è tra gli stadi simbolo del prodotto pettinato e perfetto della Premier League. Ma l'atmosfera, a differenza di quello che mi sarei aspettato, mi ha lasciato alquanto stupito.
momento. Poi come sai dipende sempre dalle partite qua. Diciamo che qui entrambi i lati, sia quello vicino al settore ospiti, che è un po' che è la shed end, che è curva barra la tribuna storica, no? E quello la tribuna opposta, insomma c'è il tifo vero, c'è il tifo caldo del Chelsea. Per quello che si intende tifo caldo in UK, ovviamente, non da comparare con altre tipologie di tifo. Si pensa che il Chelsea sia una squadra, non so, delle top, e quindi tanti turisti e quindi bla 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 bla. In realtà resta una squadra storica, ha uno stadio che, cioè, ne abbiamo visti di British, questo mi sembra uno di quelli di più, sia per la tipologia di tribuna che sale in maniera piuttosto ripida nel campo, sia per la vicinanza delle tribune al campo, che ovviamente aiuta, tipo Anfield, a creare atmosfere particolarmente ostili quando c'è la situazione, ovviamente. Dall'altra parte invece settore ospiti dei Gunners davvero deludente, ma ci penserà il signor Taylor a ridargli un po' di entusiasmo. After review, final decision is red card. Inaspettatamente, attenzione, inaspettatamente, lo sta per dire. Aspetta, la partita tra virgolette commerciale delle due è quella che sta regalando pazzesco, l'atmosfera migliore, più che altro perché c'è il botta e risposta tra le tifoserie. C'è molta più reazione anche ai falli, si alzano proprio titoli stand. Vediamo, poi finisce 0-0. Get in. Si chiude con un pareggio l'ultima partita del nostro weekend londinese, un fine settimana intenso ma che ci ha regalato tanti spaccati diversi del calcio inglese. Tutto questo al prezzo di 350 euro, in cui incidono molto i voli pagati 130 euro ma a cui sarebbero da sommare i biglietti che non abbiamo pagato, portando così il conto finale a circa 500 euro. Una bella legnata, ma almeno una volta nella vita merita di essere fatta, anche se quello che ho vissuto qualche settimana dopo per sole 38 sterline è stata l'esperienza più real che il calcio inglese sia riuscito ad offrirmi. Quindi iscrivetevi perché sarà il prossimo episodio.